Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo della Speech Voice, Speech Level Singing di Cetrix. Come abbiamo già detto in altri video precedenti, spesso molti metodi di canto, crossover soprattutto, quando sentite metodo di canto crossover si intende un metodo di canto che usa un insegnante che spesso ha delle componenti comuni ad altri metodi. Premetto che Cetrix non l'ho approfondito, nel senso che è un metodo relativamente giovane, forse uno dei più giovani, non ne sono informata e non ho fatto seminari in proposito. Come tutti voi penso, ho guardato dei video in proposito su YouTube e mi sono fatto un'idea. Quel tanto che basta da capire che l'argomento, e chiaramente il suo metodo è incentrato su questo, ma l'argomento riguarda l'atteggiamento da tenere quando si canta, fondamentalmente perché? Perché quando si canta bisogna immaginare di cantare con la stessa voce con cui parliamo. Innanzitutto, in una prima fase, immaginare quando si va in acuto di farlo come se noi stessimo parlando, impedisce al corpo di avere delle rigidità, che sappiamo che sono sempre negative. Quindi immaginare di andare in registro acuto in questo modo vi porta poi al registro misto. L'aggiunta degli strumenti fisici come il belting, come le compressioni dei dorsali, eccetera, eccetera, conferiscono a questo approccio del volume. Però di fatto consiglio a tutti di adottare lo speech level singing, cioè quando la nota si fa alta, qualcosa dentro di voi vi deve dire stai calmo, usa innanzitutto la voce tua, quella con cui tu parli, e poi quando le note si fanno alte, fallo come se tu parlassi. Ecco, ehi, se io devo richiamare un bambino, e tra l'altro questo metodo è un metodo in realtà igienico a priori, poi Cetrix ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, speech level singing, ok. Però di fatto se voi andate ai seminari di Fussi, questa è una delle prime cose che lui affronterà nei suoi seminari. Cioè fa sempre presente che l'igiene vocale è qualcosa che non riguarda soltanto i cantanti. L'igiene vocale è qualcosa che riguarda chiunque per professione utilizzi la voce. Quindi questa cosa ad esempio è utile per i manager che devono fare conferenze, parlare molto, è utile per gli insegnanti in una classe rumorosa, 25 bambini che urlano, farsi sentire può essere un problema. E come viene anche da un foniatra come Fussi ha affrontato lo speech level singing? Fussi dice, se devi farti sentire dall'ultimo bambino della classe, non devi fare ehi e tirare muscoli e chiudere il petto e tirare le muscolature. Tu immagina di portare il suono in testa e fai ehi! Esatto, questa attitudine, questo modo di acuire le frequenze medio-acute di questa E, di portare il suono in testa, conferisce chiaramente degli armonici. Lo speech level singing dice la stessa cosa. Quando una nota sale, non ti preoccupare, non ti irrigidire, non ti chiudere, non ti contrarre. Immagina di fare la stessa cosa. Ora, siccome io so già e vi ho già detto diverse volte che all'interno di diversi metodi vocali alla fine le cose comuni sono veramente tante, ecco perché io uso un metodo crossover, cioè io prendo il buono che c'è e credetemi che quello che da una parte viene chiamato speech level singing, dall'altra Fussi ve lo dirà come igiene vocale. Se dovete alzare il volume, ehi! Girate in testa, sfruttate le risonanze della calotta cranica per avere più armonici. Sono più o meno le stesse cose dappertutto. A me piace affrontare sempre l'aspetto fisico, muscolare, posturale del canto. Per cui che cosa potremmo dire? Se io usassi uno speech level singing, sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, and I said, ooh, cosa osserviamo nel corpo? Quando noi dobbiamo salire e prendere una nota alta senza forzare, quindi senza irrigidirci, senza spingere su questa laringe a forza, anche perché la laringe si raccomanda di tenerla sempre abbastanza comoda, cosa che accade anche quando noi abbiamo un buon appoggio, perché se noi abbiamo un buon appoggio la laringe si accomoda e quindi invece di salire per raggiungere la nota alta, quando sente che è assistita dal fiato, la laringe scende in un meccanismo chiamato accomodamento. Però che cosa accade al corpo quando io devo raggiungere una nota alta e lo faccio come se lo facessi parlando anziché cantando? Come vedete si azionano determinati meccanismi, soprattutto posturali. Una delle prime cose che viene da fare quando bisogna alzare il volume della voce, che sia urlare a una classe o dopo un po' che si parla a una conferenza, sono posture di igiene vocale. Sicuramente c'era Alexander, perché se voi immaginate di urlare a una classe in questo modo, ehi,
di gola, vedete subito le tensioni. Se invece immaginate di urlare a una classe, ehi! Questo è molto più efficace, però cosa accade fisicamente? Fisicamente la prima cosa che il nostro corpo ci dice di inserire è l'Alexander, quindi l'estensione, l'allontanamento delle prime 4 vertebre cervicali e di conseguenza queste spalle abbassate e rilassate. Se noi non innalziamo e non estendiamo e non mettiamo l'Alexander, non immaginiamo come nella lirica questo filo che ci tira la testa sopra, sicuramente è poco igienico perché rischiamo di fuggire col mento avanti, che è uno degli errori peggiori che si possano fare. Quindi se io devo farmi sentire da una classe, la prima cosa che devo fare riguarda il mio corpo, riguarda questo triangolo testa, spalle, linea retta, clavicole, che si assume inserendo la tecnica Alexander. Ecco perché io batto tanto sulla tecnica Alexander, perché porta alla speech voice, cioè se esiste l'Alexander, le spalle basse e rilassate, un petto non troppo sollevato, perché ricordiamo che non si respira gonfiando il petto, ma si respira sfiancando lateralmente, quindi mi raccomando, non alzate lo sterno, non gonfiate il petto in alto perché vi ingolate, aumentate la pressione sottoglottica. Se voi quando fate una nota alta la approcciate con rilassatezza, con la postura Alexander, ottenete gli armonici. Quando devo parlare degli armonici ai miei allievi, dico sempre che c'è una bella differenza tra volume e armonici. Noi siamo abituati a pensare, le persone che non studiano canto o all'inizio quando incominciano a studiare canto, pensano sempre che la nota alta richieda sforzo. Ecco, questo è il primo errore da non fare. Bisogna sapere dove far arrivare e dove dirottare, in che cavità del nostro corpo, il flusso d'aria, perché le cavità del nostro corpo risuonano. Quindi chiaramente se io voglio avere un grande volume e immagino che questo volume debba essere generato dal collo o il flusso d'aria debba essere indirizzato dalla bocca in avanti, sto già commettendo un errore, perché la verità è che con una postura Alexander io creo una colonna d'aria verticale e l'aria va a finire nelle cavità nasali che hanno un bell'osso piatto qua che dà frequenze acute. E essendo il suono corpuscolare, immaginate che la vostra onda d'aria si frammenti in tante piccole palline colorate che rimbalzano in questa cavità e quindi voi acquisite risonanze dovute al rimbalzare di queste palline contro le cavità frontali anche senza nessuno sforzo. Quindi dovete sempre immaginare quando cantate e assumete le posture e pensate ai muscoli da attivare, di farlo con naturalezza, come veramente voi steste parlando. Un'altra cosa di cui parlare è la voce con cui cantiamo. C'è qualcosa di vero nello speech level singing. Se una persona ha in dotazione di nascita, come configurazione, come materiale di partenza, una voce tipo la mia, che non è né troppo acuta né troppo scura, ecco, non fate cantare questa persona, o se sentite che questa persona quando canta già sta stimbrando, non rispettate quello che è lo speech level singing, cioè non rispettate la natura fisiologica di corde vocali. Ricordiamo che le corde, a seconda della lunghezza, della larghezza, della conformazione proprio anatomica, determinano un timbro vocale che tra l'altro è unico, è come un'impronta digitale, ognuno di noi ha il proprio timbro vocale, tant'è che si fanno sistemi di sicurezza basati sul riconoscimento vocale. Quindi quello che si consiglia innanzitutto per non forzare e portare l'apparato fonatorio e il tratto vocale a fare configurazioni strane è quello di rispettare sempre il timbro. Una persona che ha la mia voce, quando è in tessitura, dovrebbe cantare con la sua voce. Certo, sorridere attiva determinate muscolature, manda in prestazione la laringe, ma in maniera moderata. Quindi, a parte quello che sappiamo già, cioè nelle emozioni calde conferire un sorriso e nelle emozioni fredde no, ma magari tenere un velo palato, aggrazia la voce. Ma la pasta, e anche secondo la teoria dell'omogeneità del timbro nella lirica, deve essere la vostra. Questo è lo speech level singing, cioè salire immaginando di parlare in modo da non forzare, non attivare muscolature e rispettare il nostro timbro naturale genetico di partenza. Nessun timore quindi quando si parla di tante cose diverse, sentite terminologie, e sentite speech level singing, e sentite voicecraft, e sentite sob, quack, cry. Il mio metodo contiene tutte queste cose in maniera aggraziata, anche perché tutte queste cose possono convivere. Io posso anche andare su e cercare magari di schiarire, portando e accentuando la frequenza del cry, che è una frequenza acuta. Posso ogni tanto, ripeto, in passaggio usare il quack. Posso, quando sono in basso e canto jazz, usare il sob. Le frequenze, dilatando determinate cavità,
si possono aggiungere alla vostra voce. Resta il fatto che il vostro timbro e la vostra voce devono rispettare la vostra anatomia di nascita, e quindi lo speech level singing non fa nient'altro che ribadire un concetto di base che è rispetta il tuo timbro vocale in basso, nelle zone comode e anche in alto. Grazie di essere stati ancora oggi sul canale Voce Strumento Interiore. Questa è la mia personale spiegazione dello speech level singing di Setter X. Mettete un mi piace, fatemi delle domande, condividete, e se non siete iscritti iscrivetevi e poi cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità e tutti i video. Anche oggi, grazie, alla prossima!